Ciao, e in questa lezione che è dedicata all'esplorazione del pannello di amministrazione di Office 365 vediamo innanzitutto le diapositive in inglese, poi le vedremo rapidamente anche per tutte le altre lingue ti ricordo che per questa come per qualsiasi altra lezione trovi i sottotitoli in 33 lingue di cui anche in questo caso puoi verificare la qualità. Quindi apriamo le diapositive in inglese, andiamo all'ambiente di amministrazione, le impostazioni e in questo caso come in tutte le diapositive trovi direttamente il collegamento al supporto di Office 365 direttamente nella tua lingua, in questo caso in inglese. Quindi apriamo l'ambiente pannello comandi. Come si fa l'accesso al pannello comandi? Cliccando su questi puntini una volta aver fatto il login al nostro account Office 365, cliccando su amministrazione ci si apre questo pannello e da qui possiamo gestire tutti gli aspetti dell'organizzazione, essenzialmente gli utenti, gli ospiti, le licenze degli appartenenti all'organizzazione che poi possono essere membri o ospiti. Quindi da qui è possibile gestire tutti gli aspetti legati all'organizzazione e a questo ambiente ovviamente può accedere solo l'amministratore o colui al quale l'amministratore ha conferito il potere di accedere, che ovviamente in qualunque momento gli potrà revocare. Da questo ambiente vediamo la lista degli utilizzatori attivi all'interno dell'organizzazione, che come si è detto possono essere membri o ospiti, che come vedremo hanno dei poteri diversi. Facendo doppio clic su uno qualunque di questi nomi ci si apre la scheda, in questo caso di Allison, dalla quale possiamo andare a modificare tutto quello che vogliamo, quindi i ruoli, il superiore, il telefono, il display name, le licenze di Office 365. E dei membri e degli ospiti possiamo anche andare a vedere le appartenenze ai gruppi Office 365, ai gruppi in Teams, ai siti SharePoint, ai piani in Planner e alle liste di distribuzione in Outlook. Anche qui trovi direttamente il collegamento a questo argomento al supporto Microsoft. Qui poi abbiamo la lista dei gruppi e dei teams attivi, quindi ci sono qui i gruppi Office 365 accanto ai quali si può trovare o meno l'icona di Teams, quindi vuol dire che ci sono dei gruppi che sono dei semplici gruppi e che non hanno un team in Teams e ci sono dei gruppi accanto ai quali si trova l'icona di Teams che sono legati ad un gruppo di Teams. Quindi semplici gruppi e gruppi con Teams. Ovviamente anche dei gruppi possiamo vedere le appartenenze che a volte possono essere automatiche, a volte no. Per esempio se si crea un team in Teams non si crea automaticamente un gruppo Office 365, mentre se si crea un piano in Planner si crea automaticamente anche un gruppo Office 365, oltre a un sito SharePoint, a una casella email, a un calendario condiviso, un ambiente in OneDrive, a un blocco note, anche alla lista to do nel quale confluiranno tutte le attività del piano. Andiamo a cambiare lingua, lo vediamo in italiano, l'ambiente di amministrazione, le impostazioni, il pannello di amministrazione, l'accesso, quindi si può dare qui un'occhiata in italiano, quindi da qui si gestisce tutto quello che riguarda l'account Office 365, può accedere solo l'amministratore e la lista dei membri dell'organizzazione. Doppio clic ci si apre la scheda, andiamo a vedere l'appartenenza ai gruppi, ai teams, ai siti SharePoint, ai piani di Planner, alle liste di distribuzione. Andiamo a vedere la lista dei team e dei gruppi Office 365 attivi, gruppi Office 365 con o senza collegamento a Teams, quindi semplici gruppi e gruppi invece con team in Teams, appartenenze queste che a volte avvengono automaticamente, altre volte no, come ho detto prima. Andiamo al francese, apriamo l'ambiente di amministrazione, il pannello di amministrazione, l'accesso, utenti, gruppi, licenze, da qui si gestisce tutto, può accedere solo l'amministratore o colui al quale l'amministratore ha concesso il potere di farlo. La lista dei membri dell'organizzazione, con un doppio clic ci si apre il nome della persona di cui vogliamo andare a fare delle modifiche, sia dei membri che degli ospiti. Possiamo vedere l'appartenenza ai gruppi Office 365, ai teams in Teams, ai siti SharePoint, ai piani in Planner, alle liste di distribuzione in
Outlook. E poi abbiamo la lista dei gruppi Office 365 e dei Teams attivi, con i gruppi Office 365 che sono dei semplici gruppi senza qui l'icona di Teams, ai quali pertanto non corrisponde un team in Teams, e i gruppi che invece hanno un team in Teams. Le appartenenze anche dei gruppi si creano a volte automaticamente, come quando creo un piano in Planner, che si crea automaticamente anche un gruppo Office 365, a volte no, e dovrò andare a fare manualmente. Se creo un team in Teams non si crea automaticamente un gruppo Office 365, ma per esempio si creerà comunque una casella Outlook condivisa con un calendario condiviso, un ambiente OneDrive condiviso, un blocco notes del team. Andiamo al tedesco, ambiente di amministrazione, impostazioni, accesso, anche qui vediamo l'accesso, così lo puoi vedere anche in tedesco, amministrazione, gli utenti, gli ospiti, la gestione delle licenze, la gestione di tutti gli aspetti dell'organizzazione. Qui può entrare solo l'amministratore, a colui al quale l'amministratore ha concesso il potere di farlo. Andiamo a vedere la lista dei membri dell'organizzazione. Con un doppio clic mi si apre in questo caso la scheda di Franz e andrò a fare tutte le modifiche che voglio fare in ordine a questo utilizzatore dell'organizzazione, che potrà essere membro o ospite, e sia del membro che dell'ospite potremo vedere l'appartenenza ai gruppi Office 365, ai Teams in Teams, ai siti SharePoint, ai piani in Planner e alle liste di distribuzione in Outlook. Andiamo a vedere lo spagnolo, che in questo caso il pannello di amministrazione, l'accesso, admin, gli utenti, i gruppi, lo stato delle licenze, si può anche modificare lo stato delle licenze attribuendo a un membro, un ospite, una licenza Office 365 che fino a questo momento non gli avevamo attribuito, perché ovviamente senza licenza certe cose non si possono fare. Da qui si gestiscono tutti gli aspetti dell'organizzazione, può accedere solo l'amministratore o colui al quale l'amministratore ha concesso il potere di farlo. Andiamo a vedere la lista dei membri dell'organizzazione, la lista degli utenti dell'organizzazione che potranno essere membri o ospiti. Doppio clic in questo caso su Esteban, andremo ad aprire la sua scheda e possiamo modificare tutto quello che vogliamo, e sia del membro che dell'ospite possiamo vedere l'appartenenza al gruppo Office 365, a quali Teams in Teams appartiene, a quali siti SharePoint appartiene, a quali piani appartiene, a quali liste di distribuzione in Outlook appartiene. Qui abbiamo la lista dei gruppi Office 365 dei Teams attivi, quindi ci sono tutti questi che sono i gruppi Office 365, accanto ai quali possiamo trovare o meno l'icona di Teams. In questo caso non c'è l'icona di Teams e quindi questo sarà un semplice gruppo al quale non corrisponde un team in Teams, mentre in quest'altri, come si può vedere, c'è l'icona di team e quindi a questi gruppi corrisponde un team in Teams. Quindi anche i gruppi hanno le loro appartenenze che si possono creare automaticamente o vanno create manualmente. Andiamo a vedere infine il portoghese, andiamo all'ambiente dell'amministrazione, l'accesso. Come puoi vedere, ti ricordo sempre che da qualunque diapositiva puoi accedere a questo argomento nella tua lingua, in questo caso in portoghese. Quindi l'accesso, amministrazione, gli utenti, i gruppi, la gestione degli utenti e dei gruppi, la gestione dello stato delle licenze degli utenti, siano essi membri o ospiti. Da qui si può gestire qualunque aspetto dell'organizzazione e qui può accedere solo l'amministratore o colui che è stato autorizzato dall'amministratore ad accedere. Poi abbiamo la lista dei membri dell'organizzazione. Con un doppio clic su uno di questi nomi, in questo caso di Benedita, andiamo ad aprire la sua scheda e ad apportare tutte le modifiche che vogliamo in ordine ai poteri, al suo superiore, al telefono, al display name, all'alias email, alle licenze Office 365 di cui dispone. Sia del membro che dell'ospite possiamo vedere le appartenenze ai gruppi Office 365, ai Teams in Teams, ai siti SharePoint, ai gruppi, ai piani in Planner e alle liste di distribuzione in Outlook. Quindi in questo caso
Abbiamo fatto una panoramica sul pannello di amministrazione e nella prossima lezione andremo a operare visivamente sul pannello di amministrazione in diretta per capire meglio come si fanno alcune cose. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!